Benvenuti in un altro viaggio emozionale. Sono Paola Meloni, istruttore di Mindfulness e Forest Therapy Guide, iscritta all'AISCON, Associazione Italo-Svizzera di Counseling e Coaching. Oggi vorrei trattare con voi della terapia forestale e dello Shinrin-yoku dal punto di vista pratico. Vi anticipo subito che alla fine del video ci sarà un regalo speciale per voi. Si tratta di esercizi di pratiche portentose, danno vigore al corpo, migliorano le funzioni del sistema immunitario, sviluppano resistenza, il corpo acquista vigore e rinvigorisce, i muscoli diventano forti, la coscienza si espande e viene stimolata l'attività nervosa e la circolazione in ogni parte del corpo. Ma prima facciamo un breve viaggio sull'argomento, o meglio un'immersione nella foresta. Abbiamo già visto in un video precedente, di cui trovate il link in descrizione e nel video in corso, come oggi la scienza conferma ciò che gli amanti della natura hanno sempre saputo. Il bosco ci fa bene. Come dimostrano le attuali ricerche, il bosco favorisce la calma interiore, l'ottimismo e le sensazioni positive e per di più esercita una comprovata e molteplice azione terapeutica sull'organismo umano. Quando si trascorre del tempo fra gli alberi si verificano diversi fenomeni, fra cui il rafforzamento dell'organismo, del sistema immunitario, l'abbassamento della pressione arteriosa e la riduzione degli ormoni dello stress. Già da molti anni i medici giapponesi hanno trasformato la classica passeggiata nel bosco in un metodo di provata efficacia per la gestione dello stress, che opera una sintesi mirabile fra piacere e terapia. La traduzione letterale di Shinrin-yoku, in italiano bagno nella foresta, è respirare l'atmosfera del bosco o immergersi nell'atmosfera della foresta. Con questa espressione si intende una permanenza consapevole e rilassata in questo ambiente riposante. L'affascinante concetto dello Shinrin-yoku si basa soprattutto sulla scoperta che l'aria del bosco contiene numerose sostanze benefiche per la salute, i cosiddetti fitoncidi. Queste molecole odorose vengono rilasciate dagli alberi per proteggersi dai parassiti e hanno sorprendenti effetti terapeutici sugli esseri umani. In Giappone si è talmente convinti dell'efficacia di questo metodo che l'ente forestale statale lo consiglia già dal 1982 e i medici lo prescrivono addirittura ai loro pazienti, poiché è ormai ufficialmente riconosciuto come componente della prevenzione sanitaria. Nel frattempo lo Shinrin-yoku sta prendendo ampiamente piede anche negli Stati Uniti e in Europa e sempre più persone stanno scoprendo il bagno nella foresta. Anche sul fronte degli enti pubblici e delle istituzioni si sta muovendo qualcosa. Per esempio, in Germania, a Heringsdorf, sull'isola di Usedom, nel 2016 è stato aperto il primo bosco terapeutico ufficiale europeo. Inoltre, in diverse località dell'Italia è possibile avvicinarsi al bagno nel bosco grazie a seminari o sessioni condotti da Forest Therapy Guide certificate o seguire corsi di formazione per diventare silvoterapeuti. Tutto questo non ci sorprende perché le attuali conoscenze scientifiche sugli effetti salutari del bosco sono molto affascinanti e convincenti e, per giunta, si abbinano alla profonda nostalgia di un intenso rapporto con la natura che a molti di noi è troppo spesso precluso a causa della vita moderna e tecnologizzata che caratterizza le nostre città. Un volume sulla terapia forestale è stato pubblicato a fine 2020 dal CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con il CAI, Club Alpino Italiano. Frutto di un anno e mezzo di ricerca congiunta tra il CAI e il CNR, espone in dettaglio i risultati della ricerca scientifica rispetto ai benefici offerti dalla frequentazione dei boschi, grazie all'utilizzo di tutti i nostri sensi. Si tratta di benefici significativi e spesso duraturi, per esempio rispetto alla salute mentale e alle difese immunitarie. Gli studi sono stati compiuti attraverso la compilazione di questionari e la misurazione di indici fisiologici non invasivi a gruppi di persone prima e dopo le sessioni di foresta terapia lungo percorsi stabiliti nelle Alpi e negli Appennini. Pertanto il bagno nella foresta non è di sicuro solo una tendenza effimera, una moda destinata a essere rapidamente dimenticata. In fin dei conti è una meravigliosa opportunità per ricordarci delle nostre radici originarie, di quanto abbiamo bisogno della natura e di quanto possiamo attingere da essa.
Perché mai dovremmo rinunciarvi, visto che ora disponiamo anche delle prove scientifiche degli effetti terapeutici del bosco? Il bello del bagno nella foresta è che praticamente chiunque può godere dei benefici di questo metodo. Per fortuna l'Italia è un paese ricco di boschi e per la maggior parte degli italiani il raggiungimento dell'area boschiva più vicina non implica grandi spostamenti. Il nostro paese in questo ambito riveste un'importanza fondamentale, in quanto numerose specie forestali trovano in Italia un rifugio ideale, in cui conservano livelli di ricchezza genetica ignoti al resto d'Europa e oltre. Questa pratica, inoltre, non richiede conoscenze di base e attrezzature specifiche e non è neppure necessario essere particolarmente sportivi. Lo Shinrin-yoku è indicato perfino per i più refrattari al richiamo dell'esercizio fisico. Chiunque, giovane o anziano, sia in grado di recarsi nel bosco può trarre vantaggio dai suoi effetti positivi. Non importa se facciamo una passeggiata, raccogliamo funghi, ammiriamo il paesaggio o completiamo il percorso di fitness. Quando ci tratteniamo nel bosco abbiamo già compiuto il passo decisivo. Ne inspiriamo l'aria pulita e ricca di ossigeno e fitoncidi, lasciamo che l'ambiente salubre agisca su di noi e facciamo qualcosa di veramente buono per noi stessi. Un regalo per corpo, mente e anima. La presenza mentale è un metodo semplice e nello stesso tempo estremamente efficace per reinserirci nel flusso della vita e ristabilire il contatto con la nostra saggezza e la nostra vitalità. Secondo John Kabat-Zinn, biologo e scrittore statunitense, professore emerito di medicina e fondatore della Stress Reduction Clinic e del Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society presso la University of Massachusetts Medical School. Lo scopo dello Shinrin-yoku, bagno nella foresta, consiste nell'approfondire il nostro legame con la natura in modo consapevole e attento. Per questo si differenzia da altre attività nel bosco, in cui l'ambiente costituisce più che altro uno scenario al nostro servizio. È vero che spesso ci soffermiamo nella natura, ma per concentrarci su qualcos'altro, per esempio sulle nostre prestazioni fisiche, sul tempo in cui vorremmo completare il nostro percorso abituale di jogging, su come siamo stati abili a percorrere un tracciato con la mountain bike, sulla conversazione con i nostri accompagnatori o sui nostri pensieri che ruotano costantemente intorno a determinati problemi quotidiani. Quando ci immergiamo in modo consapevole nel bosco, invece, non ci prefiggiamo obiettivi concreti di alcun genere e non dobbiamo raggiungere niente di preciso. Possiamo esercitare una certa assenza di intenzione, concentrarci sul nostro respiro, stimolare le percezioni sensoriali e cogliere con attenzione l'ambiente che ci circonda, essere del tutto presenti nel momento. Così facendo possiamo favorire ulteriormente gli effetti positivi del bosco. I risultati delle attuali ricerche sugli effetti terapeutici del bosco mostrano il legame profondo che da sempre esiste tra noi e gli alberi e inoltre ci offre molti spunti su come aprirci alla natura e immergerci pienamente nella salubre atmosfera boschiva. Numerosi esercizi pratici che spaziano dalla respirazione consapevole all'allenamento della presenza mentale, dalle tecniche di rilassamento al camminare scalzi, fino alla ricerca di un luogo di forza, ci invitano a sfruttare in modo consapevole la benefica energia del bosco. Come Forest Therapy Guide iscritta all'AISCON, Associazione Italo-Svizzera di Counseling e Coaching, posso anche dare consigli e suggerimenti su come portarci in un certo senso il bosco a casa, per esempio servendoci di esercizi di visualizzazione, dell'aromaterapia o di erbe selvatiche. Brevi descrizioni degli alberi locali forniscono informazioni su caratteristiche tipiche, aspetti mitologici e svariate possibilità di utilizzo. Per esempio, ti è mai capitato di assaporare le delicate gemme delle foglie di tiglio direttamente dall'albero? Immergiti dunque nell'affascinante mondo del bosco e goditi i suoi effetti rinvigorenti e salutari ogni volta che puoi. Durante le tue escursioni nella natura potrai avere una guida per praticare sul posto esercizi di respirazione consapevole, sequenze fluide di yoga sciamanico che riprendono i movimenti degli animali e degli elementi naturali come la montagna e l'albero, meditazione camminata, eccetera. Ora scegli la pratica che preferisci per iniziare un percorso consapevole.
Per ricevere il regalo promesso puoi scegliere tra 3 tipi di pratiche: la meditazione camminata, esercizi su vari tipi di respirazione consapevole che sono alla base della mindfulness, e i 12 Goten, che sono delle sequenze fluide che riprendono i movimenti degli animali o di altri elementi naturali. La pratica si rifà a uno dei 10 ideali tradizionali dell'estetica giapponese, il wabi-sabi, che indica la semplicità, l'umiltà e l'imperfezione della bellezza nella natura, e fornisce spunti per la meditazione nella natura. Invia una mail all'indirizzo viaggioemozionale@gmail.com indicando la pratica che hai scelto, in modo tale che riceverai le istruzioni scritte o un podcast, una registrazione vocale per poter eseguire la pratica che avrai scelto. Se poi sei interessata a praticare in mezzo alla natura, ti spiegherò di persona le 3 pratiche di mindfulness. Quindi inizialmente potrai leggere le pratiche e sperimentarle per conto tuo, e successivamente, se hai necessità di praticarle con la guida di un istruttore di Shinrin-yoku, mindfulness e yoga, potrai contattarmi all'indirizzo sotto riportato per escursioni o sessioni in natura, o se preferisci è possibile fare anche delle lezioni online. Per ricevere il regalo, compila il modulo cliccando sul link sotto riportato o copialo nella barra degli indirizzi del browser e invialo all'indirizzo email viaggioemozionale@gmail.com. Se vi è piaciuto il contenuto di questo video, condividetelo. Mettete un like e iscrivetevi in modo tale che venga supportata la pubblicazione di altri video su argomenti e tematiche simili. Un caro saluto, viaggiatori emozionali.